Ciao a tutti, allora oggi abbiamo qua un bel pacco dall'America. L'azienda in questione è Double Take Mirror, che penso la conosceranno in tanti di voi. Io ho sempre montato sulla moto degli specchietti presi da AliExpress e peraltro sono prodotti che si ispirano palesemente alla loro tecnologia, al loro design di Double Take. Sono molto felice di aver avuto questa opportunità di collaborare con loro e adesso vi faccio vedere come sono i loro prodotti. La scatola è molto spartana, non ho idea di come siano impacchettati e come arrivino. Allora, abbiamo un braccio di uno degli specchietti, un altro braccio di un altro specchietto. Qua credo che abbiamo proprio gli specchietti in sé e tutte le varie viterie per montarli al manubrio. Partiamo dallo specchio proprio. Come vi dicevo, i loro specchietti sono richiudibili e hanno la peculiarità di avere ogni pezzo intercambiabile, quindi facendo adventuring, enduro ma anche strada, se dovessero danneggiarsi possono essere cambiati nelle singole parti. A catalogo loro hanno 4 differenti specchietti: l'Adventure Kit, il Dua Sport Kit, l'Enduro Kit e il Trail Kit. L'Adventure Mirror Kit, che è quello che ho scelto io, è disponibile in 3 differenti versioni che differiscono per la lunghezza del braccio che tiene lo specchietto. Può essere acquistato solamente lo specchietto di sinistra, solamente lo specchietto di destra o entrambe, e il costo per il kit completo è di $145 per lo specchietto con la lunghezza maggiore. Se poi andiamo sullo specchietto con il braccio lungo 4 pollici e 7 costa $136 e quello più corto $127. Poi hanno il Dua Sport Mirror Kit, che è rivolto per un utilizzo prevalentemente dual, quindi su moto sia max enduro che specialistiche. Anche questo è acquistabile singolarmente, quindi o destro o sinistro, o il kit completo. Qua il kit completo con il braccio più lungo costa $145, con il braccio quello intermedio $136 e con il braccio quello più corto $127. Passiamo poi all'Enduro Mirror Kit, che invece è rivolto prevalentemente alle moto specialistiche, ha una struttura un po' diversa rispetto agli altri due. Anche questo è presente destro, sinistro e pacchetto completo, quindi con i 2 specchietti. Al contrario degli altri ha un'unica configurazione da $127. Non ha diverse estensioni, è solamente questa quella disponibile. L'ultimo invece è uno specchietto un po' più particolare, sono anche questi acquistabili destro, sinistro o completo, costa $50 e sono 2 specchietti che si ancorano direttamente al manubrio. Questi secondo me sono quelli più scomodi e anche meno sicuri poi per la visibilità. Come vi dicevo, ogni componente è sostituibile, quindi a catalogo poi potete acquistare tutte le singole parti a partire dalla viteria o solamente gli specchi di ricambio o le singole braccia degli specchietti, le viti, le ball, i supporti quelli metallici. Ci sono proprio tutte le possibili configurazioni. Continuiamo con il nostro unboxing, che ve li faccio vedere dal vivo. Qua abbiamo i 2 specchi, che peraltro vengono inviati con una protezione in neoprene. Eccoli. Alla parte finale, che sono gli specchietti, si aggiungono le braccia, che sono il corpo centrale di questo dispositivo. Non hanno un destra e un sinistra, è tipo una card qua con un QR code dove dà le informazioni sulle istruzioni. Questo è il braccetto con la sua leva per stringerlo. Adesso andiamo all'altro braccio, altre istruzioni, altro braccetto. Poi, venendo all'ultima parte, abbiamo il sistema per ancorare i braccetti e di conseguenza gli specchietti al manubrio. Come avete visto è tutto un sistema tipo ram mount, quindi con delle sfere che poi a pressione si vanno a bloccare nei punti di ancoraggio. Infatti anche qua abbiamo la sferetta con i vari spessori e le varie viti e anche qua le sue istruzioni. Vediamo l'altro lato, che è esattamente identico. Ecco il nostro sistema. Ora vi faccio vedere velocemente com'è che si montano, ma è veramente semplicissimo. Qua abbiamo questa leva da
svitare e si allenta. Andiamo a inserire una delle sfere. Qua avremo poi la nostra sfera che va a manubrio, anche lei, e poi semplicemente andiamo a riavvitare. Come si blocca lui sta. Facciamo finta che questa sarà la nostra inclinazione dello specchietto, andiamo a fissare ed eccolo qua. Quello che vi posso dire è che è completamente inchiodato. La prima edizione di quelli che avevo preso cinesi erano una tragedia, cioè bastava un filo di vento che si muovevano e perdevano la posizione. Era come se fossero così morbidi e con il vento e le vibrazioni si muovevano di brutto. Quelli che ho adesso sono un pochino meglio, ma comunque niente a che spartire con questo grado di resistenza qua. Cioè questi veramente, io veramente sto facendo forza, ora pure di spaccarli, non si muovono. Quindi questo vuol dire che una volta che saranno montati, con il vento, le sollecitazioni e tutto quello che è, non si muoveranno. Adesso li andiamo a montare sulla moto e ci facciamo un bel giro per vedere come sono. Spettacolo, sembra non aver niente davanti.